Alice non ci credeva più alle favole. Che poteva farci? Ormai non le riusciva di mandar giù quelle strampalate vicende di principesse, boschi fatati, draghi e incantesimi. La sera, quando la mamma le leggeva qualche storia, faceva presto un grosso sbadiglio e socchiudeva gli occhi ben prima d'aver sonno. Ed ecco che la mamma spegneva la luce e se ne andava via in punta di piedi. Allora accadeva un fatto strano. Nel momento in cui la porta si chiudeva, una melodia prendeva misteriosamente a prodursi nell'angolo più lontano dal lettino di Alice, come un suono di flauto, ma più dolce, come il canto di una sirena, ma più puro. La bambina, convinta dovesse trattarsi di un'allucinazione, si tirava le coperte fin sopra la testa, chiudeva gli occhietti e infine si addormentava. Al mattino aveva un bello scrutare quell'angolo stravagante. Non sembrava avere proprio niente di speciale. Per il resto, come ogni bimba della sua età, trascorreva molto tempo a scuola, dove, a detta delle maestre, era un po' introversa ma sveglia e diligente. Il sabato veniva regolarmente trascinata in qualche ipermercato. Era tutto uno sfilare di persone e carrelli, uno scintillare di frutta, scatolette e dolciumi. Alice si era convinta dell'esistenza di una legge segreta che fissava un limite di tempo alle sue visite, perché non passavano mai più di 10 minuti dal suo ingresso, che veniva immancabilmente depositata in una stanzetta stracolma di giocattoli e affidata alle cure di una sconosciuta dal sorriso fasullo. Bambina cara, vieni a giocare con noi. Quindi doveva baloccarsi a lungo con altri piccoli malcapitati, sperando che la mamma si ricordasse di passare a riprenderla. In un'occasione Alice era stata condotta in un negozio di articoli per Halloween. A un punto aveva pure lasciato la mano della mamma. Dappertutto c'erano fantasmi, teschi, streghe e buffe zucche arancioni. Per un po' mi era rimasta impressionata. Poi, da bambina attenta qual era, non aveva potuto non accorgersi che i fantasmi erano solo dei lenzuoli sotto i quali oscillavano banali palloncini e che le streghe non erano che normali manichini vestiti di nero e coronati da un cappellaccio di dubbio gusto. Delusa, Alice aveva deciso che ne aveva abbastanza e dopo un breve ma intenso vagare tra le corsie e gli scaffali aveva ritrovato la mano della mamma che nel frattempo non si era accorta affatto della sua piccola evasione. Alla fine Alice, nonostante l'inspiegabile musica che proveniva dall'angolo della sua stanzetta, aveva deciso che non valeva la pena di credere alle favole, perché nulla di magico e speciale accade mai nel mondo reale. Una sera la mamma, dopo averla messa a letto, prelevò dallo scaffale più in alto della libreria un librone polveroso e cominciò a leggerle una favola differente da tutte le altre. C'era una volta un giovane contadino, la cui unica ricchezza consisteva in un vecchio albero di noci. Quell'anno l'albero diede un solo frutto. L'uomo decide comunque di andarlo a vendere al mercato. Eccolo che si incammina di buon mattino. A metà strada, stanco, si siede a riposare. Da sotto il sasso salta fuori una biscia talmente lunga e magra da sembrare sul punto di tirare le cuoia. Impietosito, il giovane le lancia la noce che la serpe inghiotte al volo. Hai buon cuore, ragazzo. Un serpente parlante! Ora ho visto tutto.
Esprimi un desiderio e sarai esaudito. Chi non vorrebbe diventare re? Miri troppo in alto, mi sembra. In ogni modo, quel che è detto è detto. Il contadino, senza dar peso alle parole del rettile, decide di proseguire fino al paese, anche se ormai non ha più nulla da vendere al mercato. Cammina, cammina, giunge nei pressi del castello del re. Quando vi arriva davanti, alza gli occhi e, affacciata ad una torre, scorge una ragazza dai lunghi capelli neri come l'inchiostro. Subito se ne innamora. Senza perder tempo, si avvia verso il retro del castello, dove stanno assiepati come avvoltoi numerosi mendicanti. Trovando la porta chiusa, comincia a bussare. Dopo molto tempo, viene ad aprirgli una cameriera. Entra, ragazzo. Vuoi lavorare? Cosa sai fare? Sono un contadino. Sei fortunato, è appunto libero il posto di giardiniere. Come ti chiami? Giacomo. E il contadino inizia a lavorare nel castello. Il giardino, per quanto reale, è in uno stato miserevole e Giacomo, poiché finalmente conosciamo il suo nome, dovrà mettersi proprio d'impegno per risistemarlo. Intanto ha preso informazioni sulla ragazza dai capelli neri per mezzo della cameriera. Non è roba per un giardiniere. È la figlia del re. È stata chiesta in sposa da 10 principi, ma il re non l'ha data a nessuno. Ma sta sereno, c'è di sicuro qui a castello qualche bella ragazza che ti vorrebbe. Giacomo sistema le aiuole e intanto non fa che pensare alla principessa, arrivando a immaginare che, se non sia ancora sposata, visto che i principi non crescono mica sugli alberi, è perché ci sarà di sicuro dietro qualche imbroglio. Talvolta la vedi passeggiare radente alle mura del castello senza degnarlo di un'occhiata. Guarda oggi, guarda domani, anche lei lo nota. E siccome le aiuole non sono mai state così belle e Giacomo stesso ripulito fa la sua figura, la ragazza un giorno gli si avvicina. Si sa, tra giovani è facile fare amicizia e dopo qualche tempo i due chiacchierano senza cerimonie. Dimmi, principessa, com'è che hai rifiutato tutti quei principi? Tu pensa alle tue rose, signor sfacciato. Il principe di Persia l'avrei pure preso, solo che papà proprio non vuol sentir parlare di matrimoni. Quindi il giovane viene a sapere che un mago aveva predetto che, nel momento in cui la principessa si fosse sposata, tutto il regno non sarebbe valso più di una noce. Sentendo ciò, Giacomo è preso dall'emozione. Ti prego, organizzami un incontro con il re. È importante. Il re lo convoca di lì a pochi giorni. Lo riceve solo per non dispiacere la figlia, in piedi in un gelido corridoio del castello, poco prima di recarsi a pranzo. Cosa desideri da noi, buon giardiniere? Giacomo gli racconta per filo e per segno l'episodio della noce e del serpente. Ora sapete tutto, maestà. Ho dunque l'ardire di chiedervi umilmente la mano della principessa vostra figlia. Il re, sebbene non sia certo entusiasta di prendere per genero un tale morto di fame,
Riflette che in questo modo la temuta profezia si realizzerebbe senza gran danno e il regno verrebbe effettivamente ceduto per una noce. Meglio che mettere la ragazza in un convento, conclude. Quindi si rivolge al giovane. Chiamami papà. E Giacomo sposa la principessa. Passano alcuni anni e il re, vedendo che alla guida del regno il giovinastro tutto sommato se la cava, un giorno gli consegna la corona e se ne va a vivere in campagna. Il contadino è davvero diventato re. La principessa dai capelli neri, divenuta regina, gli ha dato un figlio maschio, forte, bello e intraprendente, che assieme alle doti della nobiltà dimostra fin da ora di possedere una buona dose della scaltrezza del popolo. Nonostante ogni cosa andasse dunque per il meglio, il re contadino non è tranquillo. Pensa: Se da niente qual ero, sono diventato ciò che sono per l'incantesimo di un serpente. Chiunque può fare lo stesso e togliermi in un istante ciò che posseggo. decide che non sarà mai al sicuro finché cose del genere possono accadere e predispone un grande esercito, il più fornito, organizzato e numeroso che si sia mai visto, incaricato di eliminare da tutto il suo regno ogni briciola di magia, di bellezza, di libertà, di fantasia. Passa il tempo e l'implacabile esercito avanza distruggendo serpenti magici, draghi, streghe, fate, unicorni e, insomma, tutte le creature di quella specie lì. La spedizione però costa moltissimo e il re contadino per sostenerla deve aumentare le tasse a più riprese. Ormai passa le giornate sulla torre più alta del castello, cercando di avvistare qualche colonna di fumo che gli segnali una nuova devastazione compiuta dalla sua armata. Se s'addormenta, sogna di abitare ancora nella sua vecchia casa, solo che c'è anche la principessa, il bambino e il serpente. Tutti assieme sono felici e se la spassano che è una bellezza. Appena sveglio però, torna la sua ossessione. Alla moglie e al figlio manco bada, sempre rintanato nel suo nascondiglio. Quando la battaglia contro la magia pare vinta e resta ormai da bonificare solo l'ultimo angolo dell'ultimo palazzo, a calcata nel quale le superstiti entità magiche attendono la fine, cantando sonnessamente. Il consigliere del re, istigato dall'odio di tutto il paese, gli versa un'intera boccetta di veleno nel vino. Il re contadino, brindando alla sua ritrovata sicurezza, muore, divenuto all'istante nero come la pece e secco come un baccalà. Morto lui, l'armata viene immediatamente richiamata al castello. Da allora il mistero è costretto a nascondersi negli angoli più bui dei palazzi, delle case e delle coscienze, mostrandosi talvolta soltanto ai pazzi, ai poeti e a certi bambini sognatori. Alice, arrivata a fatica a sentire la fine di questa lunga storia, si addormentò, domandandosi se le creature magiche sfuggite all'eccidio del re contadino non si fossero per caso rifugiate proprio nell'angolo della sua stanza. Nei giorni successivi, però, ripensando alle streghe e ai fantasmi posticci del negozio di magia, ricacciò indietro quel pensiero tanto ingenuo e infantile. Da quel momento, tuttavia, le fiabe tornarono a divertirla. E quando la mamma gliene leggeva qualcuna, non voleva che lo smettesse finché proprio non cadeva addormentata. A quel punto, però, Alice dormiva sul serio e non poteva più accorgersi del canto che, non appena veniva lasciata sola,
ancora si levava dall'angolo fatato della sua cameretta. A lungo andare, così finì per dimenticarsene del tutto. Di lì in poi la vita di Alice fu una vita come tante, che forse non meriterebbe di essere raccontata. Un'esistenza tranquilla, senza grandi passioni. E se, assieme all'angolo fatato, aveva dimenticato una parte importante di se stessa, di ciò non aveva consapevolezza. Trascorsero così i mesi e gli anni. Quella mattina Alice si stava preparando. Vestita, truccata e pettinata, era finalmente pronta. In ritardo, ma Giacomo, almeno per quel giorno, l'avrebbe di certo aspettata con pazienza. Quando la vide uscire, la mamma si commosse. Le si avvicinò e le sussurrò: Sei bellissima, Alice. Sembri proprio una principessa.